Quando sono incontrato con un sacerdote, docente di teologia alla facoltà di teologia dell'Italia del Nord, sono incontrato con il rabbino capo della comunità ebraica di Torino, con un arcivescovo ortodosso e con uno dei più importanti biblisti italiani, che è un pastore valdese, uno che scrive i dizionari di ebraico aramaico biblici. Quindi abbiamo fatto questo incontro di 4 ore di fronte a 600 persone e sono venute fuori alcune cose per le quali io, vi dico francamente, mi chiedo, ma cioè, è ancora il caso che io faccia conferenze? La prima domanda, che noi avevamo all'inizio 4 domande uguali per tutti, 5 minuti a testa per rispondere, erano domande che conoscevamo tutti noi 5 che eravamo lì, più noi 4, che eravamo lì, conoscevamo tutti da prima, quindi eravamo pronti a quella risposta. La prima domanda è: ma come abbiamo le certezze sull'esistenza di Dio? Che è quella fondamentale. Il dottor Ariel Di Porto, rabbino capo: non è possibile sotto certi aspetti parlare di un'evidenza rispetto alle nostre conoscenze su Dio. Il credere in Dio è un assioma, cioè, fate come volete. Il biblista valdese: non posso dimostrare qual è la fonte certa della conoscenza, non posso dimostrare, ma se volete c'è la fiducia che in quelle scritture sia risuonata la voce di Dio. Se volete c'è la fiducia che in quelle scritture sia risuonata la voce di Dio, se volete. E i miei cugini fondamentalisti, dice lui, cioè i cattolici, che pensano di rendere un servizio a Dio divinizzando le scritture, fanno una idolatria della carta. Arriva uno dei più importanti biblisti italiani e dice: chi divinizza quelle scritture fa l'idolatria della carta. Se avessi detto io una roba del genere, immaginate? Il teologo cattolico: vorrei dire in un modo un po' tagliente che bisogna togliere la certezza su Dio, perché se noi avessimo certezza di Dio, Dio non sarebbe. Potevamo andare a casa tutti, perché se togliamo le certezze su Dio, di lì in avanti lasciamo che i teologi studino le loro cose astratte, perché certezze su Dio non ne abbiamo, quindi lasciamo pure che studino le loro cose astratte. Va bene, ma allora se togliamo le certezze su Dio, com'è che dalla Bibbia ricaviamo Dio? Cioè com'è che facciamo dire alla Bibbia che parla di Dio? Per farlo non è un caso che abbiano dovuto introdurre le categorie interpretative dell'allegoria, della metafora. Allora ha dovuto introdurre la categoria dell'allegoria della metafora per poter dire che gli autori biblici, che non sappiamo chi sono, che hanno scritto non sappiamo quando, che hanno scritto in origine non sappiamo cosa perché la Bibbia l'hanno cambiata, eccetera, quegli autori biblici lì quando scrivevano una cosa ne volevano dire un'altra. Cioè, se io facessi un'affermazione di questo genere, veramente potrei essere messo in croce. Loro lo possono dire in assoluto, lo dicono in assoluta tranquillità, ma devono dirlo. Non è un caso che quando sono stato alla trasmissione di Rete 4, la storia dei miracoli, quel sacerdote, vabbè, quando appena hanno capito che cosa stavo per dire, hanno fatto in modo che non parlassi più. Ma quel sacerdote che c'era lì, che immagino sia l'ospite fisso, ha detto: ah, ma se uno compra la Gazzetta dello Sport capisce subito che parla di sport. Appunto. Basta guardare il titolo, uno passa davanti all'edicola, vede la Gazzetta dello Sport e capisce che parla di sport. Per far parlare la Bibbia di Dio e per convincere la gente che la Bibbia parla di Dio, quanti milioni di libri sono stati scritti e divulgati per spiegare e convincere la gente che la Bibbia parla di Dio? Per convincere la gente che la Gazzetta dello Sport parla, non c'è bisogno di scrivere una riga, uno la piglia e capisce che parla di sport. Invece uno piglia la Bibbia e non capisce che parla di Dio, e allora bisogna convincerlo. E allora milioni di libri, riviste, prediche, omelie, imposizioni, perché la gente deve credere che la Bibbia parli di Dio. Se ne parlasse autonomamente non ci sarebbe bisogno di spendere una parola. Uno la piglia e capisce che parla di Dio, invece uno la piglia e capisce che non parla di Dio. Per questo bisogna convincere la gente. Vi do una indicazione di lettura molto rispettosa della Bibbia, e usando quella indicazione di lettura lì si capisce subito che non parla di Dio. Allora, allegoria o metafora. E quindi il discorso è: ma se io fedele ho in mano la Bibbia, come posso capire quali sono i versetti da
utilizzare o da leggere in senso allegorico o in senso metaforico. Qual è la regola? La regola non c'è. Cioè, nel senso che i versetti vengono letti in modo allegorico, metaforico oppure in modo letterale, e a dircelo sono i teologi. Tant'è che la domanda qui è stata fatta. E abbiamo parlato del primo versetto della Genesi. Perché se la Bibbia va letta in modo allegorico e metaforico, allora per esempio il primo versetto della Genesi, in principio Dio creò il cielo e la terra, che non vuol dire questo, ma promesso che non metto le mie traduzioni, quindi facciamo finta che voglia dire questo. Allora io dico benissimo, siccome quei popoli antichi non conoscevano, come non conosciamo noi, le origini dell'universo, si sono elaborati l'allegoria di uno potentissimo che l'ha creato. Quindi è chiaro che è un'allegoria. No, quello è letterale. No, momento. Datemi la regola, perché altrimenti io ogni versetto piglio il telefono e chiamo un teologo e gli dico questo, il rabbino. Il primo verso della Genesi è molto problematico, perché se voi leggete l'interpretazione che ne è stata data, troverete tutto il contrario di tutto. Le indicazioni sui brani da leggere in modo allegorico derivano quindi dalla tradizione rabbinica. Il fatto che la tradizione rabbinica non esiste, nel senso che esistono decine di tradizioni rabbiniche. Il metodo di studio talmudico prevede che a studiare bisogna essere sempre in due, in modo che appena uno fa un'affermazione, un altro ne faccia immediatamente una contraria. Guai a fermarsi all'accettazione della prima affermazione. E c'è un altro detto che recita così: se tu hai due rabbi, cioè due maestri, che ti dicono due cose diverse, vai da un terzo che te ne dirà un'altra ancora diversa. Non ti puoi fermare nell'illusione di aver trovato la verità. E allora chi è che ci dice ciascuno a modo suo? Il biblista Valdese. Allora senza dubbio qui non ho dubbi. La Bibbia non va letta allegoricamente, se prendiamo l'allegoria nel senso tecnico, cioè come è stata usata a lungo nella tradizione della Chiesa. Dunque, poi dice altre cose, l'allegoria è liquidata. La Bibbia va letta per quello che è scritto, ma almeno facciamo finta che sia vero ciò che sia scritto, perché già non sappiamo se è vero. Se poi in più diciamo che quello che è scritto in realtà vuol dire altro, beh allora liberamente lo facciamo con qualunque libro, e abbiamo diritto di farlo con qualunque libro. E allora prendiamo l'Iliade e l'Odissea e con quelle categorie interpretative costruiamo il monoteismo omerico, esattamente come è stato costruito il monoteismo biblico, che non c'è, perché non c'è nella Bibbia il monoteismo biblico, non c'è neppure in San Paolo, poi ve lo leggo. Allora, la Bibbia va letta per ciò che c'è scritto. Ma allora ciò che c'è scritto, quindi dobbiamo accettare le traduzioni che abbiamo? E qui abbiamo cominciato a parlare di alcune cosette. Abbiamo parlato ad esempio del termine eternità, che nella Bibbia ricorre diverse decine di volte ed è la traduzione che viene fatta, salvo alcune rarissime Bibbie, del termine ebraico olam, che viene sempre tradotto con eternità. Ora, questa è la versione, la redazione italiana del dizionario di ebraico e aramaico biblici della Società Biblica Britannica. Uno dei responsabili della versione italiana è il dottor Garrone, che era seduto alla mia sinistra. Qui c'è il termine olam, che voi trovate sempre tradotto con eternità. Possiamo leggere cosa c'è scritto qui? Qui c'è olam. Non tradurre con eternità. Cioè nel dizionario c'è scritto non tradurre con eternità. Come lo trovate tradotto? Eternità. Perché? Perché siccome la Bibbia deve parlare di Dio, e siccome il Dio che hanno elaborato i teologi è eterno, beh, l'eternità ci deve essere. Solo che non c'è. Non c'è perché la Bibbia non parla di Dio, e quindi l'eternità non c'è. Ma c'è scritto qui non tradurre con eternità, non è una invenzione di Biglino. E quando abbiamo parlato di questo, proprio di eternità, Ariel di Porto, cioè Rabbino, ma la verità di qualsiasi traduzione è molto relativa. Ed è qui che ha detto, per esempio, per noi la traduzione in greco è una disgrazia per l'umanità. Quando si parlava di eternità, il pastore Valdese, quindi il firmatario, uno dei firmatari della versione italiana del dizionario di ebraico biblici, dice: ma per quel che mi riguarda si sfonda una porta aperta. Tutti
tutti i grandi dizionari dicono quella cosa lì, compresi i dizionari teologici. Ma se tutti i dizionari dicono quella cosa lì, compresi i dizionari teologici, la vogliamo togliere eternità dalla Bibbia, visto che non c'è? E vuol dire un tempo di cui non si conosce la durata, che vale per tutto. Cioè, quando io sono nato, se qualcuno diceva per quanto vivrà, in ebraico avrebbero detto leolam, cioè per un tempo che non conosciamo, non per l'eternità. C'è su YouTube una lunga intervista che mi ha fatto un giornalista di Roma, che prima di intervistare me ha intervistato il rabbino capo della comunità ebraica di Roma, cioè Rav Riccardo Di Segni, e l'ha intervistato su di me. Cioè lui è proprio andato a dirgli c'è uno che, eccetera, eccetera. E questa parte qui lui l'ha messa nell'intervista, quindi la vedete, non è riportata, e gli dice, per esempio, quello là, cioè io, dice che nella Bibbia, insomma, quel significato lì di eternità non c'è. E voi sentite Rav Riccardo Di Segni dire eternità, ma chi è che dice eternità? Ma loro lo sanno che non è eternità. Dice, è un tempo di cui non si conosce la durata, appunto. Per il non conosciuto, non per l'eternità, che significa invece fare un'affermazione perentoria. Non c'è. Tutti i dizionari, compresi quelli di teologia, dicono quella roba lì. L'arcivescovo ortodosso, io credo che qui siamo tutti d'accordo, come diceva Mauro, cioè, che tante volte si devono vedere e rivedere i testi biblici. Rivedere un testo dove tante volte si perde il senso della parola, e qui ne introduce un'altra, come onnipotente, che non c'entra nulla con il testo originale. Cioè, allora, eternità, olam non significa eternità, lo dicono tutti, compresi i dizionari di teologia. Onnipotente non c'entra nulla con il testo originale. Ma dov'è onnipotente? Allora, siccome la Bibbia parla di Dio, cioè deve parlare di Dio, Genesi 17 versetto 1, in ebraico c'è scritto Ani El Shaddai, cioè io sono, il verbo non c'è, io El Shaddai, che viene tradotto con onnipotente. E nella Bibbia tutte le volte che c'è Shaddai in ebraico, in italiano trovate onnipotente. L'arcivescovo ortodosso dice, ma qui siamo tutti d'accordo che bisogna rivedere, come per esempio onnipotente, che non c'entra nulla con il testo. E già che non c'entra nulla, perché Shaddai non vuol dire onnipotente. E anche lì l'hanno inserito perché il Dio elaborato dai teologi è necessariamente onnipotente, quindi da qualche parte bisogna metterlo. Ma se voi prendete la Bibbia di Gerusalemme, edizione del 2013, qui c'è il versetto, io sono Dio l'onnipotente, in nota. La traduzione onnipotente è inesatta, il senso è incerto. Si è proposto El, cioè Signore della montagna, ma sarebbe preferibile interpretare El o Signore della steppa. Allora voi capite che se nelle Bibbie un fedele legge che Dio si presenta ad Abramo e gli dice io sono il Dio della steppa, qualche dubbio viene, allora lo traducono con onnipotente, ma lo sanno che non vuol dire onnipotente, lo sanno, tant'è che lo scrivono. Ed è per questo che io da tempo dico che faccio il lavoro più da cretino di questo mondo, vi leggo ciò che c'è scritto. Ed è per questo che vi dico facciamo un patto. Se io vi presento traduzioni mie, fermatemi, perché non ce n'è bisogno. Che non ci sia eternità, lo dicono loro. Che non ci sia onnipotente, lo scrivono loro. Poi però nelle Bibbie che abbiamo in casa continuano a scrivere onnipotente, in modo che il fedele che la legge onnipotente. Allora, non abbiamo certezze su Dio. Non c'è eternità? Non c'è onnipotente? Se le leggiamo le Bibbie lo capiamo che non parla di quella roba lì che ci viene raccontata, perché ce lo dicono pure. La Bibbia di Gerusalemme, cioè tutte queste note qui, sapete da dove arrivano? Arrivano dalla École d'études bibliques quindi la scuola di studi biblici fondata a Gerusalemme nella seconda metà del 1800, ed è dei domenicani, ed è forse la più importante scuola di studi biblici che esista là, fondata là in Israele, e loro, come dire, siccome non vogliono farsi prendere in castagna, allora si continua a pubblicare onnipotente, ma sotto lo dicono, guardate che non vuol dire onnipotente, ma se non vuol dire togliamolo, perché se io in una mia traduzione avessi messo un qualcosa che non vuol dire, cioè voi immaginate che cosa mi sarebbe successo. Non l'ho mai fatto e difatti non ci riesco.
però non vi parlo delle mie traduzioni perché abbiamo fatto il patto. Non ci riescono. Invece qui lo dicono, scriviamo così ma non vuol dire così. Scriviamo eternità ma non vuol dire eternità, ma allora smettiamolo di scrivere, no? Perché non è più uno sbaglio, non è più un'interpretazione. Nel momento in cui io scrivo una cosa che so che non è quella, sto scrivendo il falso. E lo sto scrivendo deliberatamente il falso. Anche se poi mi lavo la coscienza qui in nota, perché tanto già non si legge la Bibbia, figuriamoci le note. Però c'è, ma non è mica finita, perché qui, sapete, allora c'è gente che dopo quell'incontro lì mi ha scritto dicendo che era rimasta delusa, perché ovviamente si aspettavano lacrime e sangue, no? Perché siamo tutti abituati, sapete, ai talk show televisivi dove la gente si scanna, invece lì per 4 ore non ci siamo scannati, ma con tranquillità abbiamo detto ciò che pensavamo, ok? Ed è per questo che sono venute fuori queste cose qui, come questa, il teologo cattolico. A me pare proprio che nel mondo semitico non esistono i concetti filosofici metafisici. Non esiste il concetto né dell'eternità né dell'immortalità. E il concetto di creazione dal nulla è una visione che è fuori completamente dalla mentalità semitica. Non c'è neanche la creazione dal nulla. Non abbiamo certezze su Dio. Non si traduce eternità. Non si traduce onnipotente. Non c'è il concetto di eternità. Non c'è il concetto di immortalità. Non c'è il concetto di creazione dal nulla. Di che cosa stiamo parlando? Di uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia. Anche perché lui dice, appunto il teologo, che non esistono i concetti filosofici metafisici. La metafisica ci arriva, qui abbiamo l'accademico, dalla filosofia greca, in particolare platonismo, neoplatonismo. Se non ci fosse stato Platone, non ci fosse stato il neoplatonismo, il cristianesimo non esisterebbe. Cioè il cristianesimo non è figlio dell'Antico Testamento, è formalmente figlio dell'Antico Testamento, nel senso che lì collocano la radice, ma la collocano facendo dire a quel libro ciò che non dice, cioè introducendo in quel libro i concetti metafisici tipici della filosofia greca. Se non ci fosse stato il pensiero greco, il cristianesimo non esisterebbe. La Bibbia sarebbe ciò che era, il racconto che non un popolo, non gli ebrei, ma la famiglia di Israele, cioè una delle migliaia di famiglie ebraiche, ha scritto per mantenere memoria del patto che lei ha fatto con quell'individuo lì. Questa è la Bibbia. Il racconto del patto tra una famiglia e un individuo. L'ultimo libro Mondadori si intitola Il Falso Testamento, non a caso, perché quel patto lì artificiosamente viene esteso a tutta l'umanità. Ma col cavolo, non esiste proprio. Non esiste proprio. Quel testamento o patto non esiste, riguarda loro, i discendenti di Giacobbe, non i parenti di Giacobbe, attenzione, i discendenti diretti di Giacobbe, perché già i parenti, e poi lo vedremo, andavano sterminati a partire dalle donne e dai bambini, i parenti stretti, i cugini primi, andavano sterminati inesorabilmente. Quindi la Bibbia tornerebbe a essere ciò che era. Invece la filosofia greca ne ha fatto, e tra l'altro Gian Matteo Corrias nel suo libro parla anche, parlando dell'idea e religione dell'antica Roma, quando ci dice a un certo punto, tu scrivi, no, che non c'era un'idea di mitologia nell'antica, e poi questo arriva con la cosiddetta interpretatio greca, vero? Ricordo bene che scrivi quella stessa cosa. Cioè se non ci fosse l'interpretatio greca non ci sarebbe la mitologia romana, che è un'invenzione dell'interpretatio greca, e non ci sarebbe il cristianesimo, che è una interpretatio greca inserita nella... Per questo i collegamenti sono fantastici. I miti romani sono miti greci riproposti, esatto, in lingua latina. Allora, se non c'è il concetto di creazione, ma chi è che ha creato l'uomo? Beh, quando voi leggete la Bibbia e la leggerete con attenzione, anche purtroppo nelle traduzioni mal fatte, capirete che l'uomo non è stato creato. Non è stato creato, ma è stato fabbricato. E a differenza di ciò che ci dice la teologia, non è stato fabbricato nel paradiso terrestre, ma da un'altra parte. Tant'è che la Bibbia ci dice chiaramente che gli Elohim, che vengono inappropriatamente tradotti con Dio, purtroppo, presero l'Adam e lo posero in Gan Eden. Cioè presero l'Adam con l'articolo, che vuol dire che non era il nome di uno, ma era un gruppo di maschi,
e lo posero nel Gan Eden, cioè non l'hanno fatto nel Gan, che è quello che viene tradotto con paradiso terrestre, vabbè, la fantasia. Quindi l'hanno fatto da un'altra parte, poi hanno preso dei maschi e li hanno messi lì. E li hanno messi lì perché lavorassero quel territorio e lo custodissero. E allora, quando appunto il teologo ha detto ma non esiste il concetto della creazione dal nulla, no? Questo concetto è una visione che è fuori completamente dalla mentalità semitica. Sottoscrivo. La giornalista dice ma allora si può davvero parlare di creazione di Adamo? E lui risponde beh, Adamo è stato fatto, è una cosa un po' diversa. Lei, la giornalista, quindi si trova d'accordo con Mauro Biglino? Lui. Beh, vuol dire che è stato con qualcos'altro, è venuto fuori, se vogliamo mantenere l'allusione, la possibile allusione che l'uomo è fatto d'altro, sì, è fatto d'altro. Non poteva dire, lo capisco, però per me, voglio dire, io non ho bisogno di altro, perché basta leggere la Bibbia per capire che l'uomo è fatto d'altro. E lo dice, è fatto d'altro. Allora, quando prendono l'Adam e lo mettono nel Gan Eden, leggerete nella Bibbia che avete in casa, che dopo un po' di tempo Dio si accorge, perché prima evidentemente non se ne era accorto, che per quel gruppo di maschi la compagnia degli animali non è sufficiente. E allora decidono di fargli la femmina. Ma fanno la femmina in modo che sia adatta a quel tipo di maschi lì, che sono dei maschi che loro si erano scelti e fatti appositamente per loro. Tant'è che quando fanno la femmina, sentite che bella questa, Ah, questa è la Bibbia di Famiglia Cristiana, quindi siamo tranquilli. No, nel senso che nessuno può contestarmi nulla. Allora, per fare la femmina, dice la Bibbia, indussero nell'Adamo un sonno profondissimo, poi presero un qualcosa da una parte laterale ricurva che viene tradotto con costola, chiusero la carne dove hanno fatto il prelievo, vi sto citando cosa c'è scritto nelle Bibbie che avete in casa, e con ciò che hanno prelevato, dopo aver chiuso la carne, fabbricano la femmina. E poi la presentano all'Adam. Allora io ho una settimana che vado a mangiare a casa della signora e dico, questa volta la pasta è cotta al punto giusto. Cosa vuol dire? Questa volta la pasta è cotta al punto giusto. Vuol dire che per una settimana mi hai dato... Allora l'Adam disse, questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Questa volta, non le altre femmine che mi avete presentato prima. Questa volta. E qui sono molto corretti, perché poi procede dicendo, sarà chiamata, e in italiano viene tradotto giustamente, donna, perché da uomo è stata tratta, solo che in italiano non rende il significato vero di ciò che c'è scritto in ebraico, tant'è che qui molto correttamente lasciano anche le due parole ebraiche. E c'è scritto, sarà chiamata Isha, perché da Ish è stata tratta. Isha è l'aggiunta della desinenza femminile al maschile Ish, e Ish significa individuo maschio. Siccome l'avete fatta prendendo dei pezzi miei, lei è una Isha, cioè dovremmo uomo, maschia. In italiano è chiaro che non rende donna perché è nata da uomo, e non rende, invece in ebraico rende come, e dice chiaramente che cos'è. È una Isha perché l'avete fatta con i pezzi di un Ish. Nella letteratura ebraica, rabbinica e strabiblica si dice chiaramente che Adamo ha rifiutato altre femmine prima di quella lì. La Bibbia concentra e dice questa volta è quella giusta. Basta leggerla attentamente, lentamente, perché è un libro affascinante, perché ci racconta una storia concreta, non quella favola che poi ci è stata inventata su.